Se stavi cercando un metodo per fare soldi, sei nel posto sbagliato. Se vuoi capire qual è la corretta mentalità per farli, continua la visione. Buongiorno, buongiorno! Ma quanto è difficile fare soldi? Money, money, money! Se volete fare soldi, dovete mettervi in testa che voi siete l'omino della foto e che quel masso che dovete portare fino in cima rappresenta l'intensità del vostro sforzo. Più soldi vorrete fare, più in alto dovrete portare quel masso. Dobbiamo renderci conto che all'inizio nessuno ci pagherà per credere in noi stessi o nel nostro progetto. Le uniche cose che avremo a disposizione, infatti, saranno il nostro tempo, la nostra voglia, il nostro spirito di sacrificio, i nostri soldi e soprattutto i nostri collaboratori, qualora ne avessimo. Dite un po', quanto sareste persi senza di me? Se siamo da soli saremo gli unici artefici del nostro successo. Se invece abbiamo dei soci, dovremmo assicurarci di conoscerli abbastanza da poterci fidare di loro e di non dubitare dei loro valori professionali e della lealtà nei nostri confronti. Dobbiamo metterci in testa che non esiste un metodo semplice e non faticoso per fare soldi. Quindi d'ora in poi, ogni qualvolta vedrete su Facebook una di quelle inserzioni che vuole i vostri soldi promettendovi grandi ritorni economici, non consideratela, sappiamo bene cosa succede nel pubblico. Ma rendiamoci conto che nel privato il dolce far niente è inversamente proporzionale al fare i soldi. Più soldi guadagneremo, più responsabilità avremo e più tempo e impegno dovremo dedicare all'azienda in cui lavoriamo, con conseguente rinuncia da parte nostra ad altre cose altrettanto importanti, ad esempio tempo da dedicare a noi stessi o ai nostri cari. Comunque ho individuato 5 punti che ritengo fondamentali per avere successo e fare soldi. Eccoli di seguito. Motivazione. Mi è capitato più volte di parlare con amici di ipotetici business che si sarebbero potuti mettere in piedi solo con lo scopo di fare soldi. E parlandone mi sono reso conto di una cosa importantissima. La gente pensa che ci siano idee migliori di altre per fare soldi, che magari richiedano meno investimenti, o meno competenze, oppure meno tempo da dedicarci. E sulla base di questo dovrebbe ricadere la scelta. Chiariamolo una volta per tutte. È una cazzata. La verità è che non riuscirai mai a fare soldi se intraprendi un'attività con il solo scopo di fare soldi. Ecco perché conta la motivazione. Nessun sano di mente si sognerebbe di investire i propri soldi, il proprio tempo e le proprie energie in qualcosa che non ama fare. Se hai capito ad esempio che non vuoi fare il dipendente, non scervellarti cercando l'idea rivoluzionaria che ti permetterà di diventare ricco. Pensa a cosa sai fare bene e parti da lì. Potresti aver avuto l'idea della vita, ma se ti servono 200.000 euro per realizzarla, finirai per farla fuori dal vaso. A me è andata bene, perlomeno ho preso la tavoletta. Ma questa è un'altra storia. La stessa cosa vale per te dipendente di azienda. Non pensare di riuscire a fare soldi con la tua posizione se davvero non ami quello che fai. Il peso del compromesso sarà troppo pesante per permetterti di fare carriera. Preparazione. Hai pensato nel dettaglio a tutto quello di cui hai bisogno per poter portare alla luce il tuo business o ricoprire quella specifica posizione lavorativa? Hai le competenze per fare quello che ti stai proponendo di fare? O sei in società con altre persone complementari che dunque portano competenze che non hai? Te lo consiglio col cuore in mano e per esperienza personale. Non sognarti di cercare soci su internet. Avresti bisogno di troppo tempo per conoscerli a tal punto da poterti fidare e mettere su un business assieme. Se non hai soldi per comprare le competenze che ti servono e che tu non hai, muoviti sempre per conoscenze e sappi che avrai bisogno di un'overdose di fortuna per riuscire a trovare esattamente le persone che ti servono. Dedizione. Sei disposto ad impegnarti senza vedere un euro e rinunciando a molte cose? Sì, proprio così. All'inizio potresti lavorare 15 ore al giorno, passare qualche notte insonne in preda alle preoccupazioni e rinunciare a ferie pagate o divertimenti vari. Questo periodo potrebbe anche durare qualche anno e se le cose non vanno come ti aspettavi, potresti ritrovarti esausto psicologicamente e fisicamente. E soprattutto con le tasche vuote. Costanza. È uno dei fattori determinanti. Sai com'è che si dice, no? Il ferro devi batterlo, e batterlo, e batterlo, e batterlo, e continuare a batterlo, finché è caldo. Se pecchi di costanza, lascerai che le cose si raffreddino e finiscano per rompersi. Propensione al rischio. Su questo punto, una premessa iniziale è d'obbligo. Non sognarti mai di investire più soldi di quanti te ne possa permettere. Se hai 20.000 euro in conto, devi investire tutto quello che ti puoi permettere, ma che a sua volta ti permetta di rialzarti qualora le cose andassero male. Non tutti abbiamo la stessa propensione al rischio e le cose si complicano man mano che andiamo avanti con l'età. Infatti, più invecchiamo, più aumentano le nostre responsabilità e i nostri obblighi familiari, per cui diminuisce proporzionalmente la nostra propensione al rischio. Se dunque sei un giovane con un progetto in testa, a che cosa stai pensando? A far passare ancora un po' di tempo?